Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vediamo come installare le fodere della Taffer, che è un'azienda sudafricana, tessuti molto resistenti, acqua, polvere, strappi, li fanno apposta per chi fa fuoristrada, molto fuoristrada, e quindi diciamo che sono il top del commercio in questo momento qua, ecco. Molto semplice, quello che troviamo all'interno. Oltre che la borsa di contenimento abbiamo il copriruota scorta che c'è su il loro logo, il loro sito. Poi abbiamo poggiatesta per coprirli, quelli posteriori, dei sedili posteriori. Poi abbiamo lo schienale con la parte dell'airbag, una tasca posteriore, una tasca laterale interna. Questo è l'altro lato, che è il lato passeggero, sempre fatto uguale, con dentro la tasca posteriore, tasca laterale. All'interno abbiamo una zip che serve per diciamo nascondere qualcosa perché non si nota. Queste sono le sedute che si andranno ad allacciare con le cinghie sotto il sedile. Questa è una seduta dell'anteriore, questa l'altra anteriore. Poi abbiamo la parte posteriore, quindi questa è la panca posteriore. Questi sono invece gli schienali, sempre della parte posteriore, essendo suddivisi in due, sono due pezzi e basta. Questa è la borsa, come dicevo, non è compresa nel kit, questo è un prodotto a parte. Adesso vediamo come installare il tutto. Ora vediamo come installare la prima parte del sedile davanti. Abbiamo slegato le cinghie, qua abbiamo un elastico. Una cosa mi sono dimenticato: davanti al sedile, cioè davanti alla copertura, abbiamo un'altra tasca. Comunque semplicemente lo andiamo a mettere più o meno come dovrebbe essere. Andiamo via le cinghie, questo facciamo passare sotto il sedile, facciamo uscire le cinghie dietro, diamo una regolata alle parti. Da dietro si tira per farlo aderire il meglio possibile. Poi una volta che l'abbiamo diciamo messo bene, come si può vedere, tirato adesso in qualche maniera, adesso andiamo a fissarlo con le cinghie, quindi si andrà sotto. Facciamo un controllo sempre dietro, prendiamo le varie cinghie, cinghia messa, andiamo avanti con l'altra. State sempre attenti sotto che ci sono i cavi che passano, quindi fateglieli passare sopra in modo che nulla faccia interferenza o vada a schiacciare.
installate bene. Passiamo anche l'altro laterale. Per installare la parte della schiena bisogna rimuovere il poggiatesta. Questo è molto più semplice perché ha soltanto un velcro. Stiamo sedile un po' avanti, dobbiamo solo infilarlo questo. Ovviamente state attenti sempre che la scritta airbag sia in corrispondenza della scritta sul sedile originale. Adesso semplicemente si tira giù fino ad arrivare ai due fissaggi per il poggiatesta. Una volta fatto quello, semplicemente tiriamo giù il sedile, che almeno abbiamo più spazio sotto. Così si tira dietro. Controllate sempre che sia abbastanza messo bene prima di fissarlo. Una volta che vedete che è tutto ok, tirate avanti lo schienale, si tira bene e poi si attacca semplicemente col velcro, molto semplice. Ok, e diciamo che questo sedile è fatto, manca solo di installare il poggiatesta con il loro marchio, anche questo semplicemente col velcro. Si inserisce dentro. Ok, volta fatto, si rinserisce e qua il sedile l'abbiamo completato. Semplicemente la parte un po' più sono le cinghie da tirare sotto, che vanno un attimo più controllate, ma per il resto, come potete vedere, funziona tutto. Abbiamo la nostra tasca con la zip che dicevo prima, che è un altro scomparto sempre praticamente per utilizzare lo scomparto interno originale, quindi può essere un seconda tasca per altre cosine. Qua abbiamo un'altra tasca, come dicevo anche prima di questo, e basta, il sedile è montato, i coprisedili sono montati. Quindi adesso passiamo all'altro lato, che è molto semplice perché abbiamo già fatto questo, l'altro è identico, non cambia niente. L'unica cosa che vi dico, che mi sono accorto prima, che la seduta c'ha la parte destra e sinistra. La parte con il laccetto fisso va dalla parte della maniglia per sollevare il sedile, sia di qua che dall'altra parte. Quindi adesso procediamo dall'altra parte.
E il davanti è concluso. Semplicemente, una volta che avete capito come inserire bene il tutto, siete a posto. Anche qua abbiamo un taschino davanti, airbag, poi abbiamo la tasca interna. Adesso procediamo all'installazione della parte posteriore, per chi ovviamente ha il 4 posti come Jimny. La panchetta basta sganciarla nei due punti più vicini, diciamo questo lato a questo lato qua, basta tirare su forte, venire indietro. Sotto abbiamo degli spinotti che vanno schiacciati, 1 e 2. Una volta e la panca viene via. Per montare semplicemente, per montare la panca è molto semplice. Si infila dentro, e poi si gira. Una volta che l'abbiamo messa bene, tanto vediamo, la si tira bene, anche qua ricordatevi i soliti cavi da non schiacciare. Ok, non tirate troppo qui perché abbiamo gli agganci, e qua ci siamo. Poi giriamo, la tiriamo bene, e la panca l'abbiamo fatta. Per rimontare uguale a prima. Adesso qua possiamo tirare sui sedili, denti alle cinture, ricolleghiamo gli spinotti,
la panca sotto l'abbiamo installata. Come dicevo prima, una volta che l'avete messa la stendete bene. Ora passiamo agli schienali, che sono molto semplici come quelli anteriori. Vanno infilati. Per infilarli semplicemente abbiamo il destro e il sinistro, perché abbiamo lo spazio per tirar fuori la cordicella. Lo si alza così, per comodità togliamo questo. Controlliamo. La prima seduta, il primo schienale è stato montato, molto semplice. Poi qua andrà messo il poggiatesta e con il suo cappuccio. Ora passiamo a quell'altro. E anche questa seduta qua c'è. Andiamo una sistemata ed ecco qua voi. Una volta che abbiamo installati, questo è il risultato. Protetto anche il sedile posteriore, come in questo caso qua. Mettiamo sui poggiatesta, li mettiamo sulla sua cuffia e la protezione dei posteriori è fatta. Adesso possiamo installare il copriruota di scorta, che dovete dirgli la misura del vostro pneumatico. Questo è molto semplice. Con l'elastico e tutto. Il bello di questo copriruota è che abbiamo una tasca, ma che volendo si può anche allargare, quindi avere un bello spazio dove inserire cose magari sporche quando si utilizzano. Semplicemente con due cerniere così si chiude, che rimane stretto,
e qua si chiude sopra, basta. E qua abbiamo il copriruote di scorta montato. Poi ovviamente col tempo si assesta, perché adesso il tessuto è nuovo, quindi con pioggia tutto si va a irrigidire leggermente, così farà aderenza. Grazie per aver visto il video, vi ricordo che tutte le informazioni le lascio qua in descrizione per l'azienda. Se avete domande commentate qua sotto. Grazie per aver visto il video, alla prossima e ciao.